In questo video sarete guidati all'interno della fregata austriaca Novara, secondo l'allestimento del 1856, in preparazione della spedizione scientifica intorno al mondo. Il veliero, nato come fregata militare, era lungo circa 50 metri per 15 di larghezza e 6 di pescaggio. Alla partenza, l'equipaggio per la spedizione contava 345 uomini e un arsenale di 30 cannoni. Nel ponte superiore a poppa, riducendo lo spazio riservato all'armamento, vennero ricavati 2 ambienti principali: l'appartamento del commodoro, capo della spedizione, e l'alloggio del comandante della nave. Nella parte centrale vi era la timoneria, con le bussole a chiesuola, l'argano, i cannoni, la gondola veneziana utilizzata a fini di rappresentanza e le scialuppe di salvataggio. A prua vi era un ambiente per ospitare i bovini vivi per le esigenze alimentari dell'equipaggio. Nel ponte sottostante, da poppa verso prua, troviamo la sala da lavoro del commodoro per lo svolgimento di riunioni quotidiane con gli ufficiali e la grande sala di lettura, che fu allestita per offrire un ambiente idoneo di lavoro agli scienziati imbarcati sulla nave. La sala, che fu ricavata eliminando parte delle batterie di cannoni, aveva una biblioteca ricca di volumi scientifici, strumenti di osservazione, carte nautiche, idrografiche e dei venti, specie quelle del famoso americano Matthew Fontaine Maury, prodotte pochissimi anni prima, e un apposito alloggiamento contenente i cronometri marini, fondamentali per il calcolo della longitudine. Adiacenti alla sala di lettura troviamo le cabine degli scienziati. Ogni cabina, per quanto molto piccola, era dotata di uno scrittoio e di strumenti scientifici per lo svolgimento del lavoro di catalogazione dei reperti naturalistici. Procedendo verso prua, superando i pezzi di artiglieria posti sui 2 lati e le gabbie del pollame, troviamo l'impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare, che assicurò riserve supplementari di acqua potabile per tutta la durata della spedizione. Nel terzo ponte erano situati gli alloggi degli ufficiali e dei cadetti con le rispettive cabine e sale mensa, e poi il grande ambiente centrale riservato all'equipaggio, con i tavoli per i pasti e le amache, dove i marinai riposavano a rotazione. Nella stiva, divisa in 2 livelli, erano conservate le scorte alimentari, il deposito delle vele, utensili vari e parte dei reperti naturalistici raccolti. Al livello sottostante della stiva erano conservati i contenitori di bevande, la Santa Barbara, i cassoni per le catene delle ancore, il grande serbatoio di acqua potabile e altri locali per la conservazione dei reperti. Il veliero era dotato di attrezzature nautiche idonee a una navigazione sicura e a garantire il benessere dell'equipaggio. Grazie a questo, l'impresa si rivelò un pieno successo marinaresco e scientifico.